Ciao e benvenuti nel mio canale, nel mio nuovo canale dove tratto di psicologia, di crimini e di varie argomentazioni riguardanti sempre questo argomento. Io ho un altro canale YouTube dove tratto di cucito, quindi un canale molto di nicchia, e insegno il taglio e cucito. Ho deciso di aprire questo nuovo canale perché comunque essendo io psicologa e psicoterapeuta, quando ho iniziato questa avventura su YouTube ho iniziato appunto trattando l'argomento psicologia, oltre che anche altri argomenti. Cambiando la tipologia del mio canale ho dovuto rinunciare a trattare questo tipo di argomenti che mi stanno molto a cuore. Non verrà trattata semplicemente la psicologia a livello di patologie e via dicendo, perché sarebbe anche un canale abbastanza noioso, ma voglio parlare anche di cronaca, però sempre sotto il profilo psicologico, quindi cercando di analizzare ogni situazione utilizzando appunto le mie competenze e i miei studi. E spero davvero di cuore che questo canale ti possa interessare e ti possa essere utile. In questi primi video parlerò esclusivamente di determinati argomenti che sono virali in questo periodo, come ad esempio il processo di Johnny Depp, di cui se ne è parlato nel web veramente in tutti i modi, in tutte le modalità possibili e immaginabili, ma io voglio trattarlo in maniera diversa. Quindi nei prossimi video cosa vedrai? Non voglio parlarti semplicemente di questo processo, perché comunque ci sono state tante persone prima di me che l'hanno fatto, dove ti parlo di determinate patologie. Quindi per esempio di disturbo borderline della personalità, disturbo istrionico, quindi inerente proprio alle patologie, oppure le relazioni tossiche, quindi argomenti che non trattano direttamente il processo, ma trattano quello che c'è dietro, diciamo, dal punto di vista psicologico, e descrive diciamo la personalità di queste persone che sono poi state le protagoniste di questi ultimi eventi. Ci saranno argomenti anche che trattano per esempio i messaggi non verbali, capire insomma dai gesti dall'altro i messaggi non verbali, quindi ci sono queste tipologie di video, quell'argomento crimini che va tanto di moda qui su YouTube, quindi magari molti potrebbero dire un altro canale di crimini. No, io tratterò anche di altri argomenti, anche di crimini, perché comunque è un argomento che mi interessa particolarmente, e infatti tra i miei desideri, diciamo, nel cassetto di diventare anche una criminologa forense. Quindi mi presento, io sono Cristiana Carpentieri, sono laureata in psicologia e sono iscritta all'albo degli psicologi della Sardegna, e in più sono anche psicoterapeuta della Gestalt. Inoltre in questi ultimi anni ho preso delle classi di insegnamento che non avevo, esami di filosofia, ho dato di pedagogia che non avevano dato all'università, perché non avevo mai pensato di insegnare nelle scuole superiori. Per chi non mi segue, ovviamente, che ha iniziato a seguirmi in questo momento, io avevo intenzione di diventare insegnante di sostegno. Infatti ho studiato il TFA così per entrare, diciamo, alla scuola di specializzazione del TFA, ma non ho dato l'esame perché poi ho cambiato idea. Ecco, ho pensato che magari potesse non essere la mia strada, perché non mi faceva battere il cuore, e secondo me bisogna sempre scegliere nella vita quello che ti fa veramente battere il cuore, anche perché poi lavorare è un grande sacrificio, e se noi facciamo qualcosa che veramente non ci piace, avendo tra l'altro ovviamente altre possibilità di lavoro, se uno può scegliere è tanto di guadagnato. Quindi ho ampliato, diciamo, i miei studi, quindi le mie materie, dando 7 esami. Successivamente ho dato anche gli esami per i 24 crediti, i 24 CFU, per poter insegnare nelle scuole. Per adesso io non ho ancora insegnato, però ho il titolo per poterlo fare, e quindi fare ovviamente supplenze. Ho preso questi titoli, ma non li voglio nel qui ed ora, nel breve periodo, utilizzarli, per cui ultimamente mi sono iscritto a un altro master di psicologia scolastica, per poter avere la possibilità di poter fare la psicologa nelle scuole. Diciamo, viene chiamato abitualmente sportello d'ascolto, che è molto di più rispetto allo sportello d'ascolto che conosciamo, però mi auguro che, diciamo, che l'Italia si metta al pari delle altre
stati dell'Europa, perché noi siamo attualmente l'unico stato europeo che non ha nelle scuole assunto proprio dallo Stato, siamo solo dei liberi professionisti, quindi mi auguro anche questo. Comunque io nel mentre mi prendo i titoli. In questo canale possiamo eventualmente parlare anche di bullismo, sicuramente ne parleremo, di cyberbullismo di cui avevo parlato anche tempo fa, ma che i video non sono più disponibili. Tra gli argomenti della psicologia scolastica che io appunto sto studiando ci sono proprio questi tipi di argomenti, quindi te li posso portare anche in questo canale. Spero di farti cosa gradita. Comunque scrivimi nei commenti che cosa ti piacerebbe, quali argomenti ti piacerebbe che io trattassi in questo canale. I miei video non saranno super tecnici, perché quello che voglio fare con questi video è tenerti compagnia e comunque anche aiutarti magari a capire determinati comportamenti che magari hanno determinate persone, personalità, però sarà sempre un linguaggio molto semplice, perché voglio proprio che la psicologia possa entrare, diciamo, in tutte le case. Non voglio fare la maestrina, ecco, in questi video, questo volevo dire. Altro argomento di cui vuoi parlare è le relazioni tra uomo e donna, quindi relazioni per esempio tossiche, relazioni che riguardano per esempio i narcisisti, cosa che è molto di moda in questo periodo, parlare di moda tra virgolette ovviamente, parlare del disturbo narcisistico di personalità. Farò vari video che riguardano questo argomento, spero anche questo che sia cosa gradita, e spero veramente che possiamo iniziare insieme un bellissimo percorso. Le due passioni della mia vita sono il cucito e la psicologia. Sono riuscita per adesso a fare contemporaneamente tutte e due le cose nella mia vita, quindi a portare avanti la mia passione per il cucito, per la sartoria, ma anche per la psicologia. Diciamo che la mia vita parla da sé, perché comunque ho continuato comunque anche a studiare, non ho mai abbandonato lo studio della psicologia, e quindi ho detto ok, apriamo un altro canale dove ti posso parlare di questa mia altra passione, che è la passione per il cervello. Se non sei iscritto al canale, sicuramente non sei iscritto perché è appena nato, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati, e aiutami a divulgare questo canale che sta nascendo adesso. Quindi ti chiedo cortesemente di condividere questo canale con i tuoi amici, con i tuoi social, in modo tale che possiamo crescere insieme, e più crescerà il canale chiaramente più porterò tantissimi argomenti di vario tipo. Io ti mando un grande bacio, ti ringrazio di aver visto il video fino adesso e spero che inizieremo insieme questo bellissimo percorso. Ciao e al prossimo video!